Ciao, bentornati sul mio canale, io sono Sara e oggi direi di iniziare la serie delle coste tunisine. Nello specifico oggi vi mostrerò il punto a coste classico, questo. Questa serie di punti a coste sarà un ottimo modo anche per voi per esercitarvi con i punti basici del repertorio tunisino che vi ho già mostrato nei video precedenti, dopodiché passeremo a punti più complessi se vorrete. Ma cominciamo! La lavorazione a coste tunisina, così come quella ai ferri, è una combinazione di punti base tunisini che si possono combinare in intervalli a piacere, a seconda della trama del disegno che si vuole ottenere. Per questo motivo non vi ho dato un multiplo preciso di partenza. Va detto però che nella lavorazione in piano, come questa, di solito si considerano i punti estremi, quindi il primo e l'ultimo, il primo sulla destra e l'ultimo sulla sinistra, come esclusi dalla trama che vogliamo creare, come se formassero una sorta di cornice. Qui io ho iniziato da una riga di base di 15 maglie e procedo a mostrarvi la lavorazione a coste classica, chiamiamola così. Dunque, come detto, il primo punto sull'uncinetto lo lasciamo così com'è, come sempre, e rappresenta un po' il nostro punto neutro, la nostra cornice di destra. Andiamo a iniziare con una trama che io ho deciso di fare per questa dimostrazione in 3+2, come spesso si trova nelle descrizioni delle coste, ovvero vado a lavorare 3 punti a punto maglia tunisino e 2 punti a punto rovescio tunisino, ok? Quindi vi ho già mostrato entrambi i punti, quindi non mi dilungherò in spiegazioni eccessive. Vado a inserire l'uncinetto tra la barretta verticale e frontale e quella posteriore, arrivando dietro, prendendo il filo sull'uncinetto, passando attraverso le 2 barrette e portando su il punto sull'uncinetto. E questo è il primo punto maglia di 3. Quindi 1, 2 e 3. Successivamente vado a fare 2 punti rovesci, che come sapete si fanno portando il filo sul davanti, che per comodità viene appoggiato sull'uncinetto, inserendo la testa dell'uncinetto sotto la barretta verticale successiva, riportiamo il filo indietro, lo raccogliamo sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso. E questo è il primo punto rovescio. Ne facciamo un altro allo stesso identico modo, ed eccolo qua. Quindi questo è l'intervallo, 3 più 2, 3 punti maglia più 2 punti rovesci. Quindi adesso proseguiamo con i 3 punti maglia. 1, 2, 3, seguiti da 2 punti rovesci. 1 e 2. Seguiti da 3 punti maglia. In questo caso ovviamente diciamo finiamo così come abbiamo iniziato, 1, 2 e 3 qui. L'ultimo punto sarà un punto neutro, escluso dal resto della trama, e lo facciamo come sempre come punto di fine riga, quindi prendendo entrambe le barrette frontale e posteriore verticali, in questo modo facciamo passare il filo e lo portiamo sull'uncinetto, ok? E proseguiamo con la fase di ritorno, che è quella standard, tradizionale, e quindi raccogliamo il filo sull'uncinetto, passiamo attraverso una sola asola inizialmente, riprendiamo il filo sull'uncinetto e passiamo attraverso 2 asole contemporaneamente e ripetiamo questa seconda azione fino a scaricare tutti i punti eccetto uno per concludere la nostra riga, che sarà la riga numero 2 se consideriamo la riga di base come riga numero 1. Ed ecco qua. Ancora non si vede bene la trama, ok? Ma noi continueremo esattamente allo stesso modo, riga dopo riga, per ottenere le nostre coste. E quindi andiamo a ripetere nella riga numero 3, iniziamo, ripetiamo i 3 punti maglia iniziali, seguite da 2 punti rovesci,
seguiti da 3 punti maglia, due rovesci e i 3 punti maglia finali, più il punto di fine riga e ritorno. Ecco qua, già cominciano a vedersi le nostre coste, ok? Come vi dicevo, la combinazione è assolutamente personale. Noi possiamo scegliere di alternare gli intervalli tra i punti facendo 3 punti maglia e 3 punti rovesci, eccetera, oppure 2 e 2, direi che 2 forse è il minimo di punti, perché se facciamo 1 e 1 poi viene fuori un punto diverso che presto vi mostrerò. Insomma, potete decidere veramente di fare le coste larghe o strette quanto volete. Inoltre potete anche giocare, se volete, a fare delle coste un po' alternative, quindi magari alternare un punto semplice tunisino a un punto ritorto, per esempio, oppure sempre il punto maglia insieme al punto ritorto, sempre negli intervalli che desiderate a seconda dell'effetto che volete ottenere. Insomma, questa per me è la lavorazione a coste classiche, ok? Molto presto vi mostrerò altre lavorazioni a coste che esistono e magari aggiungerò anche, anzi sicuramente lo farò forse in questa serie, la basket weave, cioè quella in cui le coste sono alternate per creare degli scacchi, diciamo, no? Ma ne parleremo poi. Questo è quanto, io vi invito a iscrivervi al canale, sono felicissima che vi state iscrivendo, state commentando, per me è un vero piacere, vi ringrazio. Se volete dare un'occhiata al mio primo canale, che è in inglese interamente, però è già pieno di contenuti sia per quanto riguarda la lavorazione tecnica tunisina che altre lavorazioni, per esempio il brioche crochet, e andate pure a darci un'occhiata se volete iscrivervi anche lì, mi fa piacere, e noi ci vediamo la prossima volta. A presto, bye bye!